In che ordine si mettono i pronomi quando ne abbiamo più di uno? Esiste un metodo che non sia una di quelle tabelle gigantesche con tutte le combinazioni possibili? È quello che vedremo. Benvenuti o bentornati, sono Raf. Per chi non mi conosce, insegno italiano all'università in Gran Bretagna e con questi video spero di aiutare un po' chi sta imparando l'italiano. Dunque, quando parlo di pronomi, in questo video mi riferisco ai pronomi clitici, quei pronomi cioè che si spostano prima del verbo. Abbiamo quindi la serie dei pronomi diretti, poi la serie dei pronomi indiretti, i pronomi riflessivi, e a questi dobbiamo aggiungere anche il si impersonale e poi ci e ne. Ora, quando due di questi pronomi vengono combinati, compaiono in un ordine preciso. E l'ordine è questo. Vi mostro un elenco numerato e poi lo spiego e lo commento. Al primo posto abbiamo mi, poi abbiamo i pronomi indiretti gli o le, poi vengono vi, ti, ci, poi il si riflessivo, poi i pronomi diretti lo, la, li, le, poi il si impersonale e infine ne. Questo elenco lo trovate anche nella descrizione qui sotto, per chi volesse magari copiarlo, scriverlo su un foglio di carta o stamparlo per averlo sempre presente. Il bello di questo elenco numerato, secondo me, rispetto alle altre rappresentazioni, per esempio le tabelle con le varie combinazioni possibili, è che in questo caso non dobbiamo neanche preoccuparci del significato di quei pronomi. Vediamo che al primo posto abbiamo il pronome mi. Non importa se quel mi è un pronome diretto, come quando dico per esempio mi chiami alle 8, oppure un pronome indiretto, come quando dico mi porti una bottiglia d'acqua, o potrebbe essere un pronome riflessivo, come quando dico mi lavo. Non ha nessuna importanza. Mi compare sempre prima degli altri pronomi. E la stessa cosa vale per tutti gli altri. Prendiamo per esempio ci, che vediamo proprio al centro del nostro elenco numerato. Sappiamo che ci ha tantissimi significati. Può essere un pronome personale, diretto o indiretto, quindi un pronome che significa noi o a noi. Oppure può essere un ci locativo, cioè che significa lì. Non ha nessuna importanza. Ci compare sempre in quella posizione rispetto agli altri pronomi. Ora, ci sono alcune cose importanti da tenere presente che naturalmente in questa rappresentazione con l'elenco si perdono rispetto alla tabella che ci dà tutte le combinazioni possibili. Quindi qui abbiamo un elenco numerato e poi dobbiamo tenere presente una serie di regole, ma in realtà regole molto semplici. La prima è che i pronomi mi, vi, ti, ci e si diventano me, te, ve, ce e se davanti a lo, la, li, le e ne. Un'altra cosa che riguarda sempre come cambiano i pronomi quando li uniamo è che quando uniamo un pronome indiretto, gli o le, con un pronome diretto, lo, la, li o le, otteniamo glielo, gliela, glieli e gliele. E la terza regola dei cambiamenti è che quando uniamo un si riflessivo a un si impersonale, invece di si, abbiamo ci. Quindi con questo semplice elenco numerato e queste poche regole di trasformazione si possono affrontare tranquillamente tutte le combinazioni. Ma c'è un altro punto molto importante da ricordare, ed è che non tutte le combinazioni sono possibili. Facciamo questo esempio. Se io dico ti presento a mia mamma, ti è un pronome diretto, presento te. A mia mamma potrebbe essere sostituito con un pronome indiretto, singolare femminile dovrebbe essere le. E quindi seguendo il nostro elenco numerato, la frase dovrebbe diventare le ti presento. Ma è una frase che non si usa, quindi questa combinazione non si usa. E se vogliamo sostituire a mia mamma
con un pronome, dobbiamo usare in questo caso un pronome tonico e quindi dire ti presento a lei. La stessa cosa naturalmente se invece di a mia mamma avessimo a mio papà, quindi un maschile. Anche gli ti presento non funzionerebbe e si dovrebbe dire ti presento a lui. Attenzione però perché una frase simile come ti presento mia mamma invece funziona. Attenzione alla differenza fra le due frasi. Ti presento a mia mamma, significa che presento te a mia mamma e quindi dico mamma, questa è Beatrice. Mentre quando dico ti presento mia mamma, significa che presento mia mamma a te e quindi a te dirò questa è mia mamma. Ora questa seconda frase funziona con i pronomi clitici, e la frase diventerebbe te la presento. L'ordine funziona, quindi rispettiamo l'ordine del nostro elenco numerato. Sono possibili combinazioni di 3 pronomi? Sono possibili, anche se non sono molto comuni, e fra un attimo vedremo un paio di esempi. Ma prima voglio dare un piccolo consiglio su come usare questo elenco numerato per fare un po' di pratica. E questo è poi l'esercizio che faccio fare ai miei studenti all'università. L'esercizio che facciamo è questo. Prendiamo 2 numeri a caso e poi cerchiamo di costruire una frase con quei 2 pronomi. Prendiamo per esempio i numeri 4 e 5, T e C. Sappiamo immaginare una frase con T e C? Naturalmente sì. Possiamo dire per esempio ti porto io alla stazione, che diventa ti ci porto io. Proviamo con i numeri 5 e 6, C e poi abbiamo un si riflessivo. Possiamo immaginare una frase? Naturalmente sì, perché le ho preparate prima. Possiamo dire per esempio ci si trova bene. Il verbo è trovarsi bene in un posto, quindi stare bene in un posto. Ci si trova bene, si riferisce alla terza persona, quindi lei, quindi significherebbe per esempio Beatrice si trova bene a Bologna e così via. Quindi questo è l'esercizio che consiglio di fare, prendere 2 numeri a caso, cercare di costruire una frase e anche ovviamente cercare di spiegare cosa significa quella frase, oppure dirsi quella frase, quella combinazione non è possibile. Prima di finire vediamo le combinazioni con 3 pronomi. Come ho detto, sono possibili, ma non si sentono spesso, non sono frequenti. E anzi il mio consiglio è anche di evitarle se possibile, perché poi le frasi diventano un po' pesanti e difficili da capire. Ma vediamo comunque un paio di esempi. Nel frattempo è uscito il sole. Dunque potremmo dire per esempio glielo si dirà se sarà necessario. E qui vediamo che l'ordine del nostro elenco numerato è rispettato, perché abbiamo gli, pronome indiretto, poi lo, pronome diretto, e poi abbiamo quel sì, che è un sì impersonale. Ma c'è un caso in cui con i 3 pronomi non viene rispettato l'ordine del nostro elenco. Questo è un estratto da un articolo del Corriere della Sera di qualche anno fa, quando erano uscite le banconote da 5 sterline. Già dalle prime settimane dopo la loro introduzione, tuttavia, diverse persone hanno cominciato a postare sui social network foto di quello che succedeva se ce ne si dimenticava una nell'asciugatrice. Qui a complicare ancora di più le cose abbiamo un se prima del gruppo di 3 pronomi, se ce ne si dimenticava una. Quel se naturalmente non è un pronome, è il se ipotetico. Invece i nostri 3 pronomi sono ce, ne, si. E vediamo che l'ordine degli ultimi 2, ne e si, è l'inverso rispetto a quello che abbiamo nel nostro elenco. Nel nostro elenco ne viene sempre alla fine. Nel frattempo il sole si riflette su una finestra di fronte e viene a sbattermi negli occhi, ma riusciamo ad andare avanti. Dunque cerchiamo di spiegare quel ce ne si dimenticava una. Allora abbiamo innanzitutto il verbo dimenticarsi, un verbo riflessivo. Poi abbiamo una frase impersonale. Quindi togliamo un attimo il ne per il momento e avremmo ci si dimenticava una banconota. Ora, siccome abbiamo una, quindi un numero, al posto di banconota dobbiamo usare ne.
e quindi la nostra frase diventa ce ne si dimenticava una. Quindi in questo caso purtroppo il nostro elenco numerato non funziona. Pazienza, c'è sempre un'eccezione, ma questi sono casi particolari. Come ho detto, non dobbiamo preoccuparci troppo dei gruppi di 3 pronomi. Molto meglio invece concentrarsi sulla combinazione di 2 pronomi, perché queste combinazioni sono molto comuni e su queste combinazioni possiamo stare sicuri che il nostro elenco numerato funzionerà. Grazie a tutti per avermi seguito fin qui. Se ti è piaciuto il video, lasciami un bel pollicione e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!